Poi venne fuori una borsa di studio e in cima c'è Giovanni Agnelli, mi guarda così e mi fa vedo che i nostri soldi sono andati in buone mani. E quindi dopo qualche tempo mi chiamò l'ingegnere De Benedetti in persona e mi offrì di lavorare con lui. Abbiamo comprato questo gruppo Krasnapolski olandese con 60 alberghi. Ho comprato Jolly per 800 milioni di euro, Chartwell. Come mai te ne sei andato? Crisi del 2007, 2008, tutti contro perché non volevano perdere il giochetto. Poi mi hanno chiamato questi fondi di italiani, ho detto c'è questa cosa di Alpitour. Al tempo cos'era Alpitour? Avevamo circa 900 milioni di fatturato, prospetti con 42 milioni di EBITDA. Alpitour dal punto di vista finanziario quanto era in sofferenza? Dicevano 7 morti. Beh, in effetti da 11 milioni a 180 che avremmo fatto quest'anno. Lui è Gabriele Burgio ed è il presidente e amministratore delegato di Alpitour World. Nato nel 1947, oggi è il primo gruppo dell'industria del turismo italiano che include brand come Alpitour, Bravo, Franco Rosso, oltre alla compagnia aerea Neos, la divisione alberghiera Volotels e molto altro. Nel 25 hanno fatto un EBITDA di 162 milioni di euro e un fatturato di 2,3 miliardi di euro, il tutto operando in svariate aree: tour operator, aviazione, hotel, agenzia. Oggi Gabriele ci parlerà della sua carriera, del suo percorso incredibile e di come oggi guida un gruppo come Alpitour che deve sfidare 1000 crisi, prima la pandemia, poi la crisi geopolitica, fino alla digitalizzazione e l'AI. Ma come al solito partiamo dalle origini. Cosa volevi fare da piccolo? Volevo fare ingegneria perché ero particolarmente dotato in matematica, smontavo e rimontavo motori anche di automobili. A Firenze, no? A Firenze, sempre sono stato a Firenze, quindi andai un giorno finito il liceo scientifico, pranzo familiare, mio padre è siciliano, durissimo, di quelli che non ci discuti. Mi fa: cosa vuoi fare? Ingegnere? Non se ne parla neanche. Come si parla? No, te fai giurisprudenza. Io odio lettere, no, giurisprudenza e basta. Quindi, siccome non si discuteva, ho fatto giurisprudenza in apnea, come dico sempre, ce l'ho fatta testa sottoterra e a palla. Lui pensava che ingegneria avessi fatto solo ingegnere. Con giurisprudenza puoi fare il magistrato, l'avvocato, il notaio, il diplomatico, diciamo che l'ho fatta a palla di corsa per uscire il più rapidamente possibile da quella cosa. E poi la prima cosa che mi sono messo a fare appunto un po' una cosa di quasi ingegneria, che era le prime installazioni di pannelli solari. Quindi con altri amici abbiamo cominciato a importare pannelli solari dall'Inghilterra, figurati, dove non c'è sole, no? Infatti le performance erano un po' deboli. E poi abbiamo trovato un fisico di Arcetri che disegnò un pannello di un'estrusione di alluminio che era molto comodo perché lo potevamo costruire secondo il tetto. Quindi eri già un piccolo imprenditore? Sì. Come ci sei finito a fare pannelli solari? Che è una cosa curiosa, che anni erano? Allora, c'era ancora Jimmy Carter come presidente, quindi forse il 76, Ok. 77. Non c'era ancora il boom del solare che è venuto No, ma dopo. figurati, il petrolio era a $12 il barile, quindi era proprio una roba da idealisti completa. Poi ho fatto altre cose, poi accompagnavo americani a comprare scarpe e moda italiana perché parlavo inglese, quindi guidavo, li accompagnavo e mi pagavano una commissione. E come sei finito invece ad accompagnare gli americani a fare shopping? Perché c'era uno zio che faceva questo e quindi cominciò a passarmi i clienti che, e siccome uno che mi ricordo ancora si chiamava Franco di cognome, non voleva, odiava il jet lag, quindi lui voleva lavorare dalle 4 di pomeriggio, mezzogiorno, così italiano, alle 5-6 di mattina. Io vivevo a casa con i miei genitori, mia madre faceva: ma che fai la notte? No, lavoro. Ma figurati, lavori, cos'è questa storia che vai a giro la notte? E comprava scarpe, perché in Toscana c'era molto questa industria delle scarpe artigianali. In quegli anni fecero questi zoccoli che si chiamavano gondola, con un colore tipo legno, poi mettevano sopra una fascetta di vari tipi di colori, di pelli, 4 chiodi di là, 4 chiodi di là, e mandavano. Li vendevamo da $1,50, $1,70. Poi vado in America e li vedo in negozio a $39,90. Dico: non è possibile, i margini fanno questi americani su questa roba. E in questa piccola città di Lucca, chiamata Segromigno, nacque questa industria e fu una moda che esplose. La città produsse oltre 200 milioni di paia in pochi mesi. Poi cominciò la concorrenza a $39,9, $35,9, fino a che morì tutto, no? Fumaici tantissimo perché c'era la corsa all'oro a cercare le pelli nelle concerie di notte a Santa Croce sull'Arno. E tu che ruolo avevi in questa Io facevo l'italiano, nel senso che accompagnavo, traducevo, trovavo con le pagine gialle i produttori. i clienti, diciamo, con la produzione. Sì. E tu sapevi che quella roba era fare l'imprenditore? Cioè avevi già la voglia di fare l'imprenditore? Oppure non ti importava? Non è che avessi tanto le idee chiare, però era talmente eccitante questa cosa di andare di notte a cercare cose, convincere, che fu una grandissima scuola. Poi
lavorare per aziende grandi organizzate come quelle americane per uno che non aveva esperienza, sai, tutte È formativo. Sì. E da là cosa è successo? Questo business morì rapidamente perché sono le tipiche vampate di moda estrema, quindi mi misi a fare questi pannelli solari con questi amici e poi il sistema Italia volle bloccare la produzione di energia solare, però questo preoccupava le grandi aziende italiane, l'Eni, l'Enel, con una lobby misero delle normative molto stringenti che tutte le piccole aziende produttrici di pannelli solari italiane non potevano seguire e quindi morì anche quello. A quel punto conobbi un ragazzo in una spiaggia in Sardegna che veniva di fare l'INSEAD, che era questa scuola di business di Fontainebleau, e mi convinse, era un brasiliano, in quegli anni si iscriveva alla scuola, ti mandavano i forms, rispondevi per forma scritta, però non avevamo soldi in famiglia per poter fare quella scuola, era molto cara. Neanche con i soldi dei zoccoli? No, perché ne avevo messi abbastanza sui tetti. Ah, certo. E quindi lì mi accettarono e allora andammo con mio padre al Monte dei Paschi a chiedere un finanziamento perché dicevano che all'estero le banche finanziavano gli studenti che andavano a fare il master. Monte dei Paschi volle mettere un'ipoteca sulla casa, che io non me lo sono sentita, perché insomma, mettere ipoteca alla casa ai miei genitori per fare il master. Per fare il master non me lo sono all'INSEAD. sentita. E poi venne fuori una borsa di studio di Giovanni Agnelli, perché Giovanni Agnelli, persona proprio, era stato invitato al discorso inaugurale dell'INSEAD. E quindi dissero che l'Italia era l'unico paese senza un sistema di borse di studio e che c'era questa borsa di studio per gli studenti italiani. Quindi io ho applicato e ho avuto la borsa di studio. Grazie a quella ho potuto fare. Totale? No, era circa, ti direi, la metà del tuition fee, che insomma... Mica male. Mica male. Poi dovevi vivere, ma insomma ho vissuto in ristrettezze proprio minestrine Knorr, quelle in polvere scaldate sul camping gas. Tantissimi manager che intervistano tutti fatto la Bocconi, quindi è curioso vedere qualcuno che ha fatto qualcos'altro. Com'è stata l'INSEAD? Secondo me in quegli anni, per uno che aveva fatto giurisprudenza, è stato fantastico perché ho studiato solo cose che non avevo mai studiato prima. Con una difficoltà, se vuoi, che in Italia, anche in giurisprudenza, è tutto verbale, orale. All'INSEAD era tutto scritto in inglese, quindi passo dall'orale italiano allo scritto inglese. Non fu facile, soprattutto i primi mesi fu molto dura. Però mi era rimasto questo baco, diciamo, dentro, che volevo ringraziare Agnelli. Allora c'era un mio amico che lavorava alla Fiat a Torino, proprio nel gruppo dello staff di Agnelli. Dice: guarda Gabriele, lascia fare, riceviamo 1000 lettere al mese di gente che chiede favori, la tua va nel mare magnum, lascia fare. Vabbè. Poi quando vado a lavorare in America per questa banca d'affari, la Fiat organizza l'Investor Day, il Fiat Day. Okay. Che la banca dice: Gabriele, sei italiano, segui la Fiat, vai te là. Felicissimo. Che ricordo in Park Avenue al Racket Club questa scalinata enorme, tutti in fila tipo un matrimonio, tutti banchieri, investitori, analisti, e in cima c'è Giovanni Agnelli, Umberto Agnelli e le due mogli. Do la mano all'avvocato famoso, dico: scusi avvocato, c'è ancora un minuto. Dice: ma effettivamente c'è 200 persone in fila, faccia presto, cosa vuole dire? No, volevo dirle che io sono qui grazie a lei perché ho fatto l'INSEAD, grazie all'INSEAD ho trovato questo lavoro, e mi guarda così e mi fa: Scende fino ai piedi, lentissimamente, mi riguarda negli occhi e fa: vedo che i nostri soldi sono andati in buone mani. Quindi io ero felice di aver ringraziato il mio benefattore, così. Bello. Sì, è stata carina quella. E poi tu hai proseguito la carriera in America? No, sono stato neanche un anno perché uno degli americani che lavorava in quella banca a Milano aveva dato le dimissioni, quindi mi chiesero di anticipare il rientro e quindi lavoravo qua per qualche tempo. Poi da quella banca sono passato a un'altra banca. Come si chiamava la banca in cui sei passato? La prima era Bankers Trust, che fu poi assorbita da Chase Manhattan, che poi era stata assorbita da JP Morgan. Insomma, c'è stata una strage di banche. Ogni volta che cambiavo banca la compravano. Ero specializzato in finanziare operazioni di acquisizioni e una volta abbiamo finanziato la CIR, che era il gruppo De Benedetti, per finanziare l'acquisto di un'azienda alimentare di Torino. Quindi in quell'occasione avevo conosciuto tutti loro. Era stata una negoziazione un po' dura con loro e quindi dopo qualche tempo mi chiamò il genere De Benedetti in persona, che era il mio mito in quegli anni, perché era un imprenditore, diciamo, di quegli anni erano in 3 ed erano molto famosi. Chi erano i 3? C'era Gardini Okay. e Agnelli, l'avvocato, il contadino e l'ingegnere, come dicevano tutti i giornali di quegli anni. E mi offrì di lavorare con lui, ero felicissimo, perché lui poi dava la possibilità a questi ragazzi, diciamo così, li portava subito al suo fianco e di fare progetti un po' speciali, quindi era una grande scuola. Questa piccola esperienza in M&A ti ha aiutato a capire meglio il mondo delle aziende, come funziona, no? Sì, Fondamentale. Sì. Devo
dire che il sistema aziendale americano in certi aspetti è molto formativo, soprattutto per i giovani. È un po' pesante a volte, legal opinion, memo continuamente, report, eccetera. Praticamente poi De Benedetti aveva fatto degli investimenti grossi in Spagna, ha un enorme problema in Spagna, sicché mi chiama lui, mi fa: senti, allora lei se la sente andare a Madrid? Dico: ma sì, parla spagnolo? Non parlavo una parola in spagnolo. Dico: sì, abbastanza me la cavo. Bugia grande come una roba. Mi disse: allora senta, lunedì se può andare in Spagna per favore a vedere cosa succede. Quindi arrivo in Spagna, c'era una roba, un caos. Per quale società eri in Spagna? Si chiamava Cofir, che era la CIR, sai la CIR, la holding di De Benedetti. Lui aveva riprodotto questo concetto di holding di partecipazione, qui in Italia era la CIR, in Francia si chiamava Serius, in Spagna Cofir. Il gioco era sempre lo stesso, grande minoranza del gruppo di Benedetti, 40, 49, 48, e soci locali, normalmente grandi famiglie, industriali, istituzioni finanziarie locali, in cui teoricamente i locali dicevano: viene questo businessman fantastico, ci uniamo a lui e faremo operazioni, faremo investimenti. Però lì era nato un dissidio forte tra il gruppo dei Benedetti e i soci spagnoli. Hanno litigato i soci? Hanno litigato tra loro due e io arrivai in una tormenta pazzesca, proprio veramente spiacevole. 92. E programmavi di stare 2 mesi? Sono stato 20 anni. Sei stato 20 anni? Sì. Perché poi la prima guerra siamo riusciti a risolverla, cioè praticamente c'era questa specie di combinazione di partecipazioni incrociate. Abbiamo detto: cominciamo a smontarle, quindi la Cofir aveva partecipazione nelle aziende dei soci della Cofir, quindi tutto incrociato. Poi avevano una serie pesante di azioni sulla stampa, chiaramente i soci spagnoli erano molto amici dei giornali spagnoli, quindi De Benedetti massacrato tutti i giorni in tutti i sensi. Io sono l'uomo di De Benedetti, quindi mi hanno fatto incroci. Meno male parlavo spagnolo, forse non capivo bene tutto quello che ci dicevano. E piano piano, e poi la quota degli spagnoli, ho detto: l'unico modo è cercare degli investitori che li sostituiscano. Quindi abbiamo trovato questa banca che era la Schroders dei tempi e abbiamo costruito una storia sulla Cofir. Siamo andati a Londra e siamo riusciti a collocare le azioni degli spagnoli in Cofir con fondi inglesi. È stato citato più volte Carlo De Benedetti, detto l'ingegnere. Ai tempi uno degli imprenditori leggendari insieme ad Agnelli, Gardini e Berlusconi, con cui spesso si è scontrato. Oltre a essere stato per un breve periodo amministratore delegato della Fiat, per poi diventare azionista e presidente dell'Olivetti, è famoso per aver costruito la CIR, la sua holding gigantesca, che aveva partecipazioni in tutto il mondo, tra cui in Spagna. E dato che Gabriele Burgio durante la sua esperienza in M&A aveva conosciuto la CIR, è stato notato da De Benedetti, che lo ha mandato in Spagna. Il fine è liberarsi di alcuni soci spagnoli e grazie anche al supporto della banca inglese Schroders, alla fine Gabriele riesce miracolosamente a trovare dei fondi inglesi disposti a prendere il posto dei soci spagnoli, e una volta fatto questo deve occuparsi di gestire il portafoglio di partecipazioni del gruppo. Tu eri CEO, no? Sì, poi la Cofir aveva una banca, anche Banco Saragossano, aveva dei terreni in Portogallo, aveva dei terreni a Madrid, Massimo Dutti, che ora è molto conosciuta. Certo. Avevamo NH Hotel, Bodegas Berberana, facevano vino, era una roba, tutte minoranze qualificate, però di 8-10 business diversi. Sti patti poi alla fine sei te con la bandierina italiana in un mondo spagnolo, insomma era molto delicato da stare sempre a cavallo con tutto, no? Io a volte leggevo sui giornali investimenti che facevano le nostre partecipate e che non avevano detto in consiglio, capito? Ah, quindi senza neanche rispettare probabilmente i patti? No, sì, figurati, i patti erano scritti e basta. Poi. E l'ho fatto per quanti anni questo ruolo in particolare? E allora dal 93, praticamente, perché poi nel 93 ho detto: senti, basta, perché io tutti i weekend andiamo in Spagna. E a Madrid hai fatto base? A Madrid, la terza figlia è nata in Spagna dopo un mese che avevamo traslocato, fu una cosa abbastanza epica, francamente. No, sai, perché una famiglia in un altro paese non è solo il lavoro del marito o della moglie, è il medico, gli amici, la scuola, cioè, quindi fu una roba. Dopo qualche anno a governare la Cofir, però, il gruppo di De Benedetti è in difficoltà e quindi la missione di Gabriele Burgio diventa vendere il gruppo. E mi chiamò un giorno e mi disse: guarda, noi questa roba la dobbiamo vendere. Però le conglomerates non le voleva nessuno. Poi insomma, quando sei nell'occhio del ciclone nessuno voleva avvicinarsi al gruppo in quel momento, e quindi ho detto: ingegnere, possiamo provare a comprarla noi. Quindi di nuovo appare Schroeder, bravissimi, e abbiamo fatto un'operazione tipo un IPO, tipo andare in borsa. È un'operazione miracolosa, no? E quindi abbiamo fatto un lavoro enorme di legal due diligence, accounting, abbiamo fatto un information memorandum e siamo andati in Inghilterra a cercare di convincere i fondi. E la mia teoria era: questa è una società a discount.
Se sommiamo tutti i pezzettini vale 100 pesetas per dire. Voi e il mercato ci valuta 60 pesetas. Noi se facciamo questa operazione ci accompagnate a farla, siccome il venditore non ha tempo, io vendo tutti questi pezzetti. Nel momento in tutti questi pezzetti è cash, il valore si avvicinerà a 100. Quindi il vostro obiettivo è investire a 60 e portarvi a casa 100. Quindi sta cosa ha cominciato a piacere, alla fine abbiamo avuto oversubscription, se vuoi, nel momento del closing. Ok, ma che significa? L'obiettivo era vendere la Cofir, che però nessuno si vuole comprare e soprattutto è un conglomerato. E spesso i conglomerati valgono meno della somma del valore delle proprie aziende. Allora l'idea di Gabriele è di prendere degli investitori, quotando l'azienda in borsa, e poi vendere tutte le partecipate, in modo da fare cassa, tranne una, per concentrarsi su un solo settore. E l'azienda su cui si concentrerà sarà proprio NH Hotel. E da lì ho cominciato a vendere tutti i pezzettini. Per avere un futuro di questa azienda dovevamo avere un business di referenza. Quindi di tutti questi 8-9 business io pensai o gli alberghi o il vino. A un certo punto ho detto qui però questi del vino, la materia prima è un mercato non tanto trasparente, si chiede come facciamo alberghi. Quindi abbiamo venduto anche il vino a un multiplo altissimo tra l'altro e abbiamo con la cassa comprato alberghi. Poi alla fine avevamo questo socio, eravamo praticamente al 50-50, andai da questo socio, si chiamava Antonio, ho detto Antonio senti o compri te o compro io. Tu sei spagnolo, non parli la lingua straniera e vuoi continuare a fare la Spagna. Io ho questo veicolo in borsa con tutti questi soldi e vogliamo fare DNH un gruppo internazionale. O compri te o compro io. Se mi compri te farò altre cose. Se mi compro io, faccio io. E lui ci ha pensato e poi mi ha detto, vendo. E quando vado al mio consiglio di tutti questi grandi nomi che mi avevano preso i fondi, avevano messo dei grandi personaggi nel mio consiglio di amministrazione, dico, guardate, allora Antonio vende. No, è impossibile, hai capito male, non è possibile che venda. Ho giunto d'accordo con Antonio, ho finanziato l'acquisto con debito nella casa madre, nella Cofir. Ok, quindi avete comprato le sue quote con debito. E poi ho fatto la fusione, così NH si è quotata automaticamente, sposandosi con la controllante che era in borsa. Siccome avevo tanta cassa di altre cose, avevo cominciato a comprare alberghi in un momento giusto, perché l'immobiliare in quegli anni era accettabilmente valutato. Oggi sarebbe un sogno quel patrimonio immobiliare, no? E quindi da lì poi abbiamo comprato questo gruppo Krasnapolski olandese che era in 26 paesi con 60 alberghi. Ho comprato Jolly per 800 milioni di euro. Poi abbiamo comprato un grande gruppo messicano, Chartwell. Insomma, alla fine, quando siamo entrati lì, avevamo 56 alberghi e quando ho dato le dimissioni 401. Quindi è stata una crescita quasi 10 volte tanto. Sì. Come mai te ne sei andato? NH era diventato un tale gioiello, quotata in borsa e faceva gola a tanta gente. Quindi ho cominciato ad avere tante casse di risparmio spagnole che compravano il 5%, esigevano un consigliere. Poi comincia la crisi del 2007-2008. Io dico è il momento di crescere perché sono tutti in crisi. No, certo. Assolutamente, dobbiamo tagliare informatica, togliere la formazione. E invece bisogna comprare aziende e fare shopping. Sì, anche rischiando, no? Però niente, tutti contro perché non volevano perdere il giochetto. E quindi lì sono trovato un po' di differenza d'opinione. Quindi ho fatto i miei conti e ho detto vabbè, senti, sono già 12 anni, sono qui, le cose sono andate molto bene, la storia c'è. Sì, mi è dispiaciuto, però alla fine era anche voglia di fare altre cose. No? Quindi Gabriele, dopo una carriera formidabile di circa 15 anni lavorando per l'ingegner De Benedetti, lascia il suo posto un po' perché forzato e un po' per fare altro. Ed è nel 2012 che entra finalmente nel mondo Alpitour. Facciamo un ripassino. Alpitour nasce con il nome Alpi Viaggi ed è un'azienda italiana fondata nel 1947 a Cuneo da Lorenzo Isoardi. Si specializza in turismo, in particolare in destinazioni estere a lungo raggio. Tra gli anni 90 e 2000 nasce un nuovo gruppo. Alpitour acquista Francorosso, Viaggi Idea e Jumbo Tours. Negli stessi anni nasce il network Welcome Travel Group. E come sei entrato qua? Poi mi hanno chiamato questi fondi di italiani, ho detto c'è questa cosa di Alpitour che hanno provato a venderla diverse volte, Exora ha provato a venderla diverse volte. Insomma, l'Italia non ha un gruppo europeo di turismo, eccetera, eccetera. Ho detto, ma senti, forse è anche un modo... Poi mi hanno detto, Cuneo, 1% di EBITDA quando va bene sul fatturato, completamente da ristrutturare. Dico, ragazzi, io parlai con questi fondi, dico, insomma, voglio dire, capisco una sfida. È un'impresa. No, ma ce la possiamo fare, eccetera, eccetera. Al tempo cos'era Alpitour? Quanto era grande? Avevamo circa 900 milioni di fatturato, prospetti con 42 milioni di EBITDA. Poi quando siamo entrati abbiamo fatto bene i conti 11, uffici
uffici a Cuneo, una presenza di uffici piccolissima a Milano e a Torino. Io conosco Gianni tanti anni perché lui mi aveva fatto un po' da aveva fatto consulente nell'acquisizione della Jolly, come M&A però. Sì. Quindi era mio E che lui era un consulente. esperto di M&A ai tempi. Era mio consulente nell'acquisizione, lì abbiamo fatto amicizia. Ecco. Poi quando sono entrato in questa storia del Alpitour, passavo a salutarlo quando ero a Milano. Gabriele qui nomina Giovanni Tamburi, finanziere di successo, vicepresidente di Alpitour World e attuale detentore, tramite la sua TIP, Tamburi Investment Partners, di quasi la totalità delle quote, con l'obiettivo, secondo varie testate, di quotarla prossimamente in borsa. E vi ricordo che Giovanni Tamburi l'ho intervistato sul mio canale. Un grande. Ecco, la parola mi ricordo di quegli anni, era tutti i miei ex contatti, amici o conoscenti a Milano, quando dicevano dove sei Alpitour, facevano così, bella sfida a Milano. E cosa ti ha convinto ad accettare questa sfida? La sfida. Ok. Perché una mission un po' impossible, no? In Italia con tutto il turismo che abbiamo non avevamo un gruppo neanche che potesse mettersi a un tavolo con questi qua, tutti gruppi molto potenti, poi ora sono diventati dei colossi, gente da 900 milioni di EBITDA, 1 miliardo di EBITDA, cioè veramente roba seria. E quindi questa cosa un po' competitiva di vedere, ora vado in Italia, nel mio paese, vediamo cosa faccio, era un grande stimolo. Qual è stato il primo passo? Le cose che ci hanno convinto a acquistare erano il brand, la ristrutturazione, il fatto che era un bassissimo livello tecnologico, nonostante fosse una delle migliori in Italia. Chi è che ha acquistato? 2 fondi, uno si chiamava Wise, che ancora operano molto nel mercato italiano, e l'altro che si chiama Hirsch, che hanno chiuso poi negli anni. E sono i fondi ad aver convinto di entrare o sei tu che hai convinto i fondi? No, mi hanno convinto, mi hanno insistito. Io vedevo 2 problemi o 3. Uno, Cuneo, andare a vivere a Cuneo non avevo voglia, anche per i trasporti, la famiglia basata a Madrid con tutti i ragazzi ancora in casa. E quindi cosa è successo? No, mi hanno convinto, sai cosa, sono bravissimi. E tu sei andato a vivere a Cuneo, quindi? No, non sono mai andato a vivere a Cuneo perché ho detto se poi mi piace, e quindi sono andato a Torino, c'era un aereo molto comodo Torino-Madrid, quindi tutti i weekend facevo venerdì sera Torino-Madrid e la domenica sera Madrid-Torino. Dopo una settimana ho fatto una riunione, ho invitato una ventina di agenzie di viaggio, ricordo ancora avevo uno yellow pad che mi era rimasto, tutte le critiche, ho riempito un block note di critiche sul comportamento. Al tempo, rispetto ad oggi, qual è il business di Alpitour? Identico? Era più che altro tour operator a tariffe determinate, cioè veniva fatta una tariffa del viaggio e poi secondo il movimento, diciamo la risposta commerciale, veniva fatti last minute, sconti, la settimana dello sconto al 20, la settimana molto rigido. Avevano già la Neos con 6 aerei se non sbaglio in quegli anni e gli alberghi perdevano soldi, il debito, la ristrutturazione, il mercato che crolla in picchiata perché la crisi che era arrivata in Spagna poi dopo è arrivata in Italia. 2012 è stato un crollo del turismo organizzato del 20%. Devo dire che le dinamiche del tour operator sono molto più complesse di una catena alberghiera. Quel volo ha un'economicità se raggiunge una certa occupazione, no? Come le navi da crociera, come questo tipo di cose. Quindi se tu non lo raggiungi sei in perdita. Allora qual è la reazione di un gruppo in difficoltà? Compattare aerei. Allora c'è 2 aerei lunedì, ne fai uno solo. Io un giorno avevamo centinaia di fax in quegli anni, tutte le macchine di fax ingolfate da tutti i cambi operativi, un caos. Infatti abbiamo avuto una batosta forte perché poi c'erano 11 milioni, hanno fatturato di quasi 1 miliardo. L'1%. Non puoi far nulla. Man mano che la ristrutturazione proseguiva, Alpitour ad un certo punto diventa una macchina di acquisizioni. Ma come arriviamo a questo livello? Professionisti fantastici qui dentro, però non avevano una guida, non c'era una missione. Gli azionisti erano chiaramente venditori, erano stati già in vendita per 2 anni, 2 anni e mezzo quando siamo arrivati noi. Quindi chiarire le priorità, molta dedizione, poi ho fatto delle iniziative per ricompattare. Abbiamo fatto questa Room for Change che era un concetto in cui invitavo tutti gli under 40 a lavorare su come cambiare il nostro business. Abbiamo messo sulle pareti tutto il flusso di una prenotazione fino al rientro del passeggero, vederne i difetti, e hanno partecipato alla fine 100 e più persone del gruppo, li facevi partecipi del cambio. Qui si cambia l'azienda, no? Abbiamo messo ordine, solo con l'ordine abbiamo fatto un salto, quindi 11, 20, 38 EBITDA. Abbiamo chiuso un sacco di cose che non andavano, viaggi religiosi, viaggi del golf. C'erano delle perle che non erano state notate, che invece erano degli asset ad altissimo potenziale quando sei entrato? La conoscenza del mercato che hanno qui c'è gente che ti dice se la spiaggia all'ovest di Maiorca, al vento predominante dal sud al nord, e gli dici c'è questo albergo interessante, no, questo no perché c'è la ciminiera sanno tutto e questo non lo puoi comprare. Al concetto molto buono qui dentro era questo concetto del villaggio bravo, cioè quindi tipo Club Mediterraneo, lo conosci forse? Sì, sono stato al Bravo Club di Creta. Quindi quel concetto lì era una cosa interessante, abbiamo investito molto, ora ne abbiamo mi sembra più di 50 ed è una delle cose caratteristiche, ma la cosa più forte di Alpitour è il brand, il brand lo conoscevamo tutti. Turisti, vai da te? Sì! No Alpitour! No!
Era già al tempo Sì, top no, of mind. pazzesco, pazzesco. Tutti conoscono Alpitur, tutti. E questo, quando c'hai la protezione di un brand così forte, puoi anche ogni tanto provare a fare qualche rischio. E quando è che hai detto ok, ora i bilanci sono a posto, è giunta l'ora di rischiare? Che anni erano? Allora, abbiamo cominciato a aumentare un po' le cose prima del Covid, 18-19. Quindi fino al Covid tutta ristrutturazione? Sì, abbiamo aggiunto qualcosa, abbiamo comprato qualcosa, ma quando hai poche risorse interne, Pezzettino alla volta. se fai un errore crolla tutto, quindi devi scegliere. Se fai una scelta che poi va bene, tutti ti applaudono, ma se fai una scelta che mette a rischio tutto il resto, quindi lì poi il Covid per noi è stato un momento di ripensare davvero. E tu a quel momento eri soddisfatto del lavoro fatto fino a quel momento? Sì, andavamo su un buon trend, devo dirti che il 20 sarebbe stato un anno molto buono. E il Covid come l'hai affrontato? Quando un'azienda con questi numeri che ti do perde 30 milioni al mese, Quando 80 milioni era l'EBITDA di un anno? sì, perché quando tieni la flotta aerea ferma ci vuole poco, paghi leasing e Sì, già sì, con sì, ha un quelli- burn rate altissimo. Però la forza ce l'ha data il fatto che non era colpa nostra. E anche tutti i competitor avevano lo stesso problema, eravate tutti appianati. Tutta l'economia mondiale aveva lo stesso problema. E quindi abbiamo lavorato molto, abbiamo purtroppo dovuto fare la cassa integrazione. La Neos non l'abbiamo fatta fare perché abbiamo detto se il business riparte non possiamo permetterci di perdere dei meccanici, dei tecnici che poi magari vanno a fare altri lavori e non li riporti più in azienda. I nostri concorrenti europei hanno fatto tutto il layoff da tutte le parti. Noi abbiamo tenuto duro con Neos, tanto che quando è ripartito il business eravamo pronti. Abbiamo continuato a pagare tutti gli stipendi dei nostri hotel in Africa, perché questi ragazzi africani con il nostro stipendio mantengono non so quanta gente al loro intorno, quindi non potevamo. E i miei azionisti sono stati fantastici. Sono presentati questi due nuovi aerei 787 usati da una società norvegese che era andata a gamba all'aria. Noi abbiamo detto li prendiamo noi. Abbiamo preso due aerei nuovi a un prezzo, ti direi, meno di un terzo del prezzo di mercato prima. Era un po' tra il comico e il vero. Ho detto qui si fallisce tutti, quindi falliremo con due aerei in più. Però se ci va bene Avremo due aerei in più. faremo un fallimento proprio grande, però non è che poi cambia tanto la cosa. Ed è stata una grande molla della ripartenza, perché avere 6 aerei invece di 4. Nel momento in cui le persone potevano ricominciare a viaggiare, Alpitur da un punto di vista finanziario quanto era in sofferenza? Aveva debiti? Direi 10-1. 10-1, dovete ripagare 10-1? 444 milioni di debiti. In 2 anni praticamente? Sì. Con un EBITDA pre-Covid di, mi sembra eravamo a 70, 68, 70, cioè spaventoso. Ora stiamo ripagando, dovremmo finire tra 2 anni, non abbiamo perso un momento, non abbiamo perso un giorno di interessi. Il Covid ci ha fatto ripensare il nostro modello di attività. In questi ultimi decenni il mondo dei viaggi è cambiato veramente. Se una volta non c'era neanche Google Maps, oggi quando viaggio ho internet sempre e ovunque con me. Infatti durante tutti i miei viaggi utilizzo sempre Saily, la mia eSIM virtuale di cui Alpitur è partner. È molto semplice perché una volta che la scarico e mi faccio la SIM virtuale, su una sola SIM virtuale posso mettere i piani di tutti i paesi, che siano gli Stati Uniti, la Cina o tanto altro. Inoltre, se per esempio andate in Cina, quelli che sarebbero siti bloccati con Saily in realtà potete vederli. La cosa migliore è che i piani si attivano da soli una volta che arrivi nel paese. Per gli Stati Uniti io ho fatto dati illimitati per 15 giorni, così per tutto il tempo sono rimasto con internet senza problemi, senza neanche preoccuparmi che dove andassi ci fosse il wifi, ed è veramente il mio compagno di viaggio ormai ogni volta che vado da qualche parte. Insomma, se avete un viaggio in programma, scaricatevi Saily e attivate la vostra eSIM, link in descrizione, oppure utilizzare il QR code. C'è anche il codice sconto. Detto ciò, con i viaggi sempre più digitalizzati sono nati anche tanti competitor come agenzie di viaggio completamente digital. Come affronta Alpitur queste novità? Ma guarda, c'erano grandi fantasmi, i miei famosi amici, quelli di Bella Sfida per la strada, mi dicevano siete morti, ora il digitale. Il risultato che non è così. Uno, noi da anni che abbiamo cominciato e continuiamo a comprare alberghi e aerei, quindi tu comprami il tuo viaggio come vuoi, ma se vuoi andare in quella spiaggia devi L'asset venire da è me. tuo. E questa è la enorme grande protezione, tanto che l'altro giorno in una mini conferenza ho detto l'intelligenza artificiale vi ammazzerà. Oh no, che comprino con l'intelligenza artificiale e poi venite dal mio albergo e mio aereo, quindi alla fine devo dire però che tutte queste problematiche mondiali fanno sì che in Inghilterra si noti un ritorno della gente in agenzia, perché i ritardi, gli scioperi, il clima, le guerre, gli attentati, la gente preferisce avere protezione, uno schema, qualcosa a cui fa riferimento, un numero di telefono che funzioni davvero, un call center come abbiamo noi. Poi ora noi stiamo andando a prendere non so quanta gente con i nostri aerei. Durante il Covid sono tornato a Roma da Bali con un Neos
diretto Bali-Roma, della Farnesina. Infatti. Sì, infatti. Invece digitalizzare comunque i vostri processi lo avete fatto, immagino. Noi dal 18 lavoriamo su questi nuovi algoritmi che ora poi di moda chiamano intelligenza artificiale. Vorrei capire chi ha inventato questo nome, perché mi sembra un uomo di marketing fantastico, perché noi all'inizio li chiamavamo robottini, poi nel 19-20 hanno cominciato a chiamarli gli agenti, poi ora c'è l'intelligenza artificiale. Non riusciamo a ragionare senza pensare se quel processo in particolare può essere digitalizzato. Per esempio quest'anno, l'anno 25, abbiamo fatto una crescita del tour operator, mi sembra il 10-12% con lo stesso personale. Ok, ma Gabriele cosa fa nella sua giornata tipo? Purtroppo non ce l'ho, perché abbiamo la sede di Torino e la sede di Milano. Tu fai avanti e Quindi indietro? non sempre, ma circa una volta ogni 2 settimane. Ora fai base a Milano? Sì, agenzie di pubblicità, gli avvocati, gli azionisti, il notaio quando c'è bisogno. Tutto a Milano? Tutto a Milano, ero sempre qua. E quindi poi vengo all'ufficio, lo farò 2 o 3 giorni alla settimana forse. Poi sono abbastanza in viaggio. In viaggio per quale ragione? Quest'anno e l'anno scorso abbiamo cominciato a dedicare più tempo alla Spagna, perché questa famosa azienda l'abbiamo scomposta in 2, ne abbiamo venduto 2/3 del fatturato a un gruppo indiano e ora stiamo cercando di recuperare bene, di far bene questo terzo che abbiamo. Quindi io sono stato non tanto tempo fa in Egitto, dove stiamo cercando di sviluppare degli alberghi. In Italia sulla catena di lusso preferisco vedere cosa facciamo, me lo vado a vedere di persona, quindi sono stato ora 3 giorni in Sicilia. Quindi controlli anche con i tuoi occhi come stanno costruendo gli hotel? Non mi piace andare a un consiglio di amministrazione senza aver visto cosa Stai raccontando. Qual è la parte più difficile della tua giornata, del tuo lavoro? Probabilmente l'allocazione dei capitali. Ora è un po' meno difficile perché abbiamo più capitali disponibili, più risorse, più utili, più tutto. Però i primi anni, ecco, questo dove mettere le priorità è complicato, perché abbiamo l'azienda, è un po' come la vecchia Cofir, come avevo. Abbiamo dei business che collaborano ma completamente diversi, perché il TO, bassissimo impiego di capitale, perché probabilmente è tutta intermediazione, a parte la parte informatica che è pesante. Gli alberghi sono asset driven, quindi o che li affitti o che li compri, l'immobile è un costo del capitale importante. Gli aerei non ti dico. Qual è stato invece il momento più difficile della tua carriera nella gestione di Alpitour ad oggi? Noi abbiamo avuto il Bataclan, abbiamo avuto l'attacco al museo di Tunisi, abbiamo avuto la primavera araba, che è stata una roba di dimensioni cioè pazzesca. Vabbè, il Covid a parte, poi abbiamo avuto delle cose molto violente in 2 alberghi a fianco al nostro in Madagascar. Poi abbiamo la Farnesina che giustamente mette delle opinioni, se consiglio o sconsiglio, il famoso sconsiglio. E giustamente a voi non fa bene il clima geopolitico attuale? No, però devo dirti che se 10 anni fa una crisi come questa ci metteva a piedi a terra, abbiamo una tale offerta di destinazioni. Però, per esempio, quando c'è stata primavera araba abbiamo portato tutti a Capoverde, abbiamo recuperato a certi prezzi le Canarie, abbiamo col 7 ottobre, qui non vorrà più viaggiare nessuno in Egitto, quindi con i nostri aerei così li abbiamo riportati di là. Cioè abbiamo la capacità in certa misura di girare Essendo un po' grandi. i flussi. Oggi diciamo, quali sono le opportunità per il futuro di Alpitour secondo te? Le occasioni da sfruttare? Prima di tutto c'è un macro di base pazzesco, perché sta diventando il viaggiare una specie di droga. Io ho tutti i miei amici, conoscenti, parenti, gente, il World Travel Tourist Council, che è questo gruppo di analisi eccetera, proietta da qui al 2030 il raddoppio dei viaggi a livello mondiale. Si parla di oltre 2 miliardi di viaggi a livello mondiale, cifra enorme, che vuol dire, se la metti in un modellino, quasi il 5% di crescita annuale a livello mondiale. Bisogna vedere le sottostazioni, ovviamente il microclima italiano, l'economia italiana, però secondo me la domanda è pazzesca. Noi vediamo, noi eravamo il 26, eravamo in un trend di fare dei numeri pazzeschi. Il macro c'è. Noi siamo un market leader in Italia, abbiamo una possibilità di offrire, di muoverci, di avere anche dei contratti nei paesi di destinazione buoni, perché siamo reputati. Da quando sono qui non ho mai voluto che un fornitore fosse pagato con un giorno di ritardo, anche quando avevamo l'acqua alla gola, perché la credibilità a livello mercato è molto importante. Le voci ormai vanno, se c'è un problema lo sa tutto il mercato, quindi abbiamo fatto sempre quello, quindi il brand ce l'abbiamo anche nel mondo B2B. Siamo considerati un'azienda super seria, paga bene. Abbiamo oggi 4.000 alberghi, più di 1 milione di clienti. 1 milione di clienti sta in vacanza circa 6-7 giorni, quindi sono 6-7 milioni di notti. Io vorrei avere una certa percentuale in alberghi propri. Abbiamo già alberghi in Madagascar, Maldive, Zanzibar, Capoverde. Quanti sono vostri di proprietà? 29. Così il mio discorso è: il cliente entra nel Neos, ma pensa, per dire, già nel mondo Alpitour, arriva nel nostro albergo, l'incoming locale, gli autobus quasi sempre sono nostri, li portiamo nei nostri alberghi. Hai un problema, te lo seguiamo, abbiamo ottime
tantissime assicurazioni, quindi sei preso in carico da noi e quindi questo è un enorme potenziale, perché noi se oggi compriamo un albergo in Africa, per esempio, abbiamo un rischio commerciale, lo riempiremo, e con Alpitur non abbiamo rischio commerciale. Poi se il mercato mi dicono, ma se il mercato scende, ok, io ho 4.000 alberghi, io userò 3.000, ma li mando da me. E li mandi da te, certo. Affinché non hai tu 4.000 alberghi il rischio non si pone. Poi c'è la personalizzazione alla quale credo molto, cioè quello di poterti offrire, che signor cliente, secondo se tu ci hai autorizzato, ci hai dato i tuoi dati, proposte che pensiamo che possano piacerti. Tutto quel mondo di migliorare la conversion secondo me è molto importante. Lo sto leggendo che l'amministrazione americana vuole dare a tutti questo nuovo anello norvegese che dà tutti i dati e comunica. E io dico, li metto lì, questo ti dà la salute della persona, no? Connetto l'anellino con Alpitur e dico, guarda, signor Rossi non sta tanto bene, stanco, ti propongo la vacanza e magari te la finanzio anche, no? Che consigli daresti a un ragazzo che oggi sta iniziando la sua carriera o che deve ancora iniziare a studiare? Allora, considerando che bisogna passare 8, forse anche 10 ore al giorno in quello che farai, bisogna non guardare le cose economiche o essere allettati da cose fatue, bisogna fare qualcosa che ti piace, perché se no sei un infelice. E io lo vedo perché tra 4 figli e 4 mariti, mogli o generi, eccetera, eccetera, vedo che chi fa le cose che gli piacciono, ma è stanco, entusiasta, allegro. Chi lo fa perché lo fa. Quindi secondo me bisogna cercare la passione e il driver della felicità. Bisogna accettare i compromessi. A te cosa ti appassiona di più di quello che fai? Costruire. Beh, in effetti da 11 milioni a 180 che avremo fatto quest'anno è quasi 2 miliardi e mezzo di fatturato. Poi mi sembra che la gente è contenta di lavorare in Alpitur perché c'è un progetto, perché ti senti che stai partecipando a qualcosa, sei parte di qualcosa, no? Perché secondo me nella vita bisogna essere qualcuno di un qualcosa, cioè se no che fai? Cioè timbri, vai, esci, cioè... Altri consigli per i ragazzi? Allora, io ho passato la vita da consigli perché i miei 4 più i loro i nuovi 4. Come si fa a essere? Dico, guarda, fai quello che vuoi fare il collezionista di formiche, benissimo, però devi puntare a essere il migliore, cioè non importa in che cosa, ma in quello che fai, perché studi, perché ci metti passione, perché ti dedichi, perché vai a fondo, ma quelli che vivono in superficie a me non mi convincono. Tu leggi libri per caso? Sì. Libri top delle letture da fare? Ma allora, quelle che ho letto ora un po' meno, ma quelle che ho letto tanto sono le storie delle aziende, sono bellissime. Le banche, Morgan, Warburg, Apple ovviamente, l'abbiamo letto tutti, ce n'è tantissime. HP era molto bello. Poi ho letto tanti libri sulla Fiat. Sì, penso che è quasi una medicina leggere, perché bisogna stare attenti che la passione non diventi ossessione, no? Ti fa tirare un attimo fuori le letture. Sì. Va bene. Grazie mille. Grazie a te. Parlare con Gabriele è stato un vero onore. Il suo percorso è veramente pazzesco e la sua è una storia unica nel suo genere. L'investimento dell'avvocato Agnelli è sicuramente andato lontano. Sono molto curioso di sapere cosa succederà nei prossimi anni con Alpitur. Anzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e quali altri manager vorreste vedere sul canale.